canto numero 310. Noi ti lodiam e ti benediciamo, o Padre del cielo che reggi l'universo, splendi nelle stelle, brilli in ogni cuore. Noi ti lodiam e ti benediciamo, o Figlio di Dio che salvi l'universo, regni sulle genti e vivi in ogni cuore. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Spirito Santo, amor dell'universo, luce delle menti e vita d'ogni cuore. Noi ti lodiam e ti benediciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria liturgica di San Biagio, vescovo e martire, nato nel IV secolo. Secondo la tradizione fu vescovo di Sebaste in Armenia, attuale Sivas, Turchia, dove subì il martirio. È figura molto venerata nel mondo contadino, anche per le guarigioni che gli furono attribuite. E tra queste, quella del mal di gola, sappiamo questa tradizione, quindi poi al termine di questa celebrazione ci sarà anche la benedizione della gola per chi vuole. E ci disponiamo a celebrare questi santi misteri chiedendo innanzitutto il perdono dei nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Padre, il popolo che ti invoca. L'intercessione del martire San Biagio ottenga da te pace e salute nel tempo presente e l'aiuto per giungere alla gioia dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Assalonne si imbatté nei servi di Davide. Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto il groviglio di una grande quercia e la testa di Assalonne rimase impigliata nella quercia. E così egli restò sospeso
fra cielo e terra, mentre il mulo, che era sotto di lui, passò oltre. Un uomo lo vide e venne a riferire a Joab: «Ho visto Assalonne appeso a una quercia». Allora Joab prese in mano 3 dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto della quercia. Poi Joab disse all'Etiope: «Va e riferisci al re quello che hai visto». Davide stava seduto fra le 2 porte. La sentinella salì sul tetto della porta sopra le mura, alzò gli occhi, guardò ed ecco vide un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e l'annunciò al re. Il re disse: «Se è solo, ha in bocca una bella notizia». Il re gli disse: «Mettiti là da parte». Quegli si mise da parte e aspettò. Ed ecco arrivare l'Etiope che disse: «Si rallegri per la notizia il re mio signore. Il Signore ti ha liberato oggi da quanti erano insorti contro di te». Il re disse all'Etiope: «Il giovane Assalonne sta bene?» L'Etiope rispose: «Diventino come quel giovane i nemici del re mio signore e quanti insorgono contro di te per farti del male». Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse. Diceva andandosene: figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te. Assalonne, figlio mio, fu riferito a Joab. Ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne. La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: il re è desolato a causa del figlio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodissimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo popolo che in te confida. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani
perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talità cum, che significa: fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Gesù passa nuovamente all'altra riva del mare di Galilea, è in continuo lavoro e con i suoi discepoli passa continuamente da una sponda all'altra. E l'Evangelista Marco ha qui radunato due avvenimenti importanti che abbiamo ascoltato. Quello di questa donna che sapeva della sua malattia e quindi sapeva che era impura e secondo le leggi del tempo non poteva stare in mezzo alla folla, doveva starsene a casa. E aveva questa malattia, queste perdite di sangue che l'Evangelista Marco, dove l'Evangelista Marco insiste nel dire che non c'era niente da fare, che tanti medici hanno fatto di tutto ma hanno peggiorato la situazione. Quindi per sottolineare che era un qualcosa che gli uomini non riuscivano
a risolvere, era un problema, una malattia che non riuscivano a debellare. E quindi mette in risalto la forza di Gesù e soprattutto la fede di questa donna, che in cuor suo sentiva, ecco, che se toccava anche solo la veste di Gesù veniva salvata. Quindi è la fede che in qualche modo ruba i miracoli a Gesù, perché questo è un miracolo rubato, strappato a Gesù. Gesù non aveva nessuna intenzione di compiere quel miracolo perché non gli era stata presentata questa persona. Ha sentito soltanto questa forza che è uscita da se stesso e quindi sottolinea questo fatto. Ecco, nel frattempo c'è la guarigione, la risurrezione meglio, di questa bambina di 12 anni. Ecco, c'è questo 12 che ritorna. Probabilmente l'Evangelista Marco ha messo insieme questi due episodi proprio legati da questo fatto del 12 anni di malattia della donna e 12 anni della ragazzina. E anche qui Gesù opera un miracolo, però non in mezzo alla folla, anzi manda via tutti, tiene soltanto i genitori e tiene Pietro, Giacomo e Giovanni. Sono i 3 discepoli che in qualche modo sono i prediletti per questi miracoli di risurrezione, perché sono presenti qui, saranno presenti nel momento della trasfigurazione e saranno presenti nella prima parte della passione di Gesù. Quindi hanno avuto questo compito importante, ecco, quello di stare con il Signore. E quindi sono testimoni veri, oculari, ecco, della risurrezione. E già qui possono vedere, ecco, la risurrezione di questa bambina. Anche qui un miracolo avvenuto in modo diverso da quello della donna, perché qui Gesù la prende per mano, le parla, ma soprattutto le dice: io ti dico, alzati. È la forza di Gesù. Gesù che con la sua parola domina le forze del mare, domina il male, domina il vento, domina qualsiasi cosa. Allora la fede è quella che ci salva, è quella che ci aiuta. Anche noi abbiamo la possibilità di toccare il Signore. San Francesco nei suoi scritti diceva che come i discepoli, vedendo con gli occhi del corpo Gesù, ma con gli occhi della fede dovevano capire e credere che era il Figlio di Dio, così noi, dice, vediamo l'Eucaristia, con gli occhi del corpo vediamo che è pane, è vino, ma con gli occhi della fede sappiamo che quel pane e quel vino è il corpo e il sangue di Gesù. Quindi anche noi abbiamo la possibilità, ecco, di toccare il Signore e chiedere anche per noi la guarigione della nostra vita e del nostro spirito, della nostra anima. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio nostro Padre, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Padre, la Chiesa è chiamata a porre in te solo la sua fede. Guida e sostieni ogni battezzato nella via della conversione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre, gli uomini e le donne desiderano la felicità. Insegna ai capi delle nazioni a cercare e promuovere il vero bene. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
Padre, tante persone soffrono. Assisti i malati. Benedici quanti si prendono cura di loro. Libera tutti dal male. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre, in Cristo ti sei fatto conoscere nel tuo mistero d'amore. Custodisci e proteggi le famiglie. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre, nel nostro cammino di fede godiamo la compagnia dei santi. Per loro intercessione, fa che Gesù sia il nostro unico Maestro e Signore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre buono, esaudisci la supplica dei tuoi figli nel nome di Gesù, glorioso vincitore della morte, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da me donato questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci alziamo per la preghiera sul pane e sul vino. Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che sostenne San Biagio nel superare i tormenti del martirio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal tuo santo martire Biagio, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene
Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Biagio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Canto 197. Gustate, vedete come buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Nel Signore si glorierà l'anima mia. L'umile ascolti e si rallegri. Gustate, vedete come buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni timore mi ha sollevato. Gustate, vedete come buono il Signore. Guardate a Lui, sarete luminosi, il vostro volto non arrossirà. Questo povero chiama, Dio lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Gustate, vedete come buono il Signore. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Biagio
fedele nel servizio e vittorioso nella passione, per Cristo nostro Signore. Ancora diamo la benedizione e poi chi vuole facciamo la benedizione della gola. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, martedì 3 febbraio, San Biagio e Beato Gioacchino da Siena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Padre, il popolo che ti invoca. L'intercessione del martire San Biagio ottenga da te pace e salute nel tempo presente e l'aiuto per giungere alla gioia dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talità cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte Gesù entra nella vita delle persone passando attraverso ciò che fa più male. Una malattia che dura da anni, una figlia che sembra perduta, una paura che paralizza. Non arriva quando tutto è a posto, ma proprio mentre tutto sembra fuori controllo. Gesù entra così anche nella nostra vita, non forzando la porta, ma lasciandosi incontrare nel caos, nella folla, nelle urgenze quotidiane. A volte noi possiamo avvicinarci a Lui con una richiesta timida, come quella della donna che tocca il suo mantello senza farsi notare. Altre volte attraverso un grido diretto, come quello di Gairo, che non ha più nulla da perdere. Modi diversi, stesso desiderio, affidarsi. E noi come lo lasciamo entrare? Spesso vorremmo prima sistemare tutto, guarire da soli, presentarci a posto.
Ma il Vangelo ci dice che basta un gesto di fiducia, anche imperfetto. Basta non smettere di cercarlo, anche quando ci dicono è inutile, non disturbare. Gesù entra quando gli diamo spazio, quando scegliamo di non chiuderci nella rassegnazione, quando continuiamo a credere che la vita può rialzarsi e ci prende per mano, come fa con quella bambina, e ci dice parole semplici e potentissime. Alzati. È così che ricomincia la vita. Questa è la parola che oggi Gesù ci rivolge. Alzati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale YouTube e in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo e con i commenti, con le condivisioni, collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene. Ciao ciao e abbi cura di te. Ecco che è arrivato. Peppi, vieni qua. Oh. Bravo. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni
sposato gli umili. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene e Ave Maria. Secondo giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Madre, oggi ci riuniamo di nuovo per continuare questa novena. Ti preghiamo di accogliere le nostre suppliche e di guidarci nel nostro cammino di fede. Concedici la grazia di imparare dalla tua umiltà e di aprirci all'amore misericordioso di Dio. Benedici questa novena ai nostri cuori. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 3 febbraio e oggi meditiamo sul secondo giorno della novena alla Madonna di Lourdes. Nella seconda apparizione a Santa Bernadette Soubirous, la Madonna le chiese di pregare e fare penitenza per la conversione dei peccatori. Questo messaggio ci ricorda l'importanza della preghiera costante e della disponibilità a cambiare il nostro cuore di fronte a Dio.
Maria da sempre ci invita a partecipare attivamente alla salvezza degli altri attraverso il nostro impegno spirituale, le nostre azioni quotidiane. La grotta di Lourdes a Massabielle, dove la Madonna è apparsa, è diventato un luogo di speranza e consolazione per molti. Le acque della sorgente hanno portato anche a guarigioni fisiche e spirituali, e anche qui Maria ci insegna che anche nelle nostre debolezze possiamo trovare la forza attraverso la preghiera e il desiderio sincero di cambiare. In questo secondo giorno della novena alla Madonna di Lourdes affidiamo tutto a Maria, compresa la nostra vita. Lei la guiderà direttamente al paradiso e la custodirà per la vita eterna. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme la preghiera finale in questo secondo giorno della novena alla Madonna di Lourdes. O Vergine Maria, oggi ti chiediamo la grazia di una preghiera fervente e di una penitenza sincera. Concedici il dono della conversione e aiutaci a essere strumenti di amore e pace nel mondo. Intercedi per noi affinché possiamo trovare guarigione nelle tue mani materne e diventare testimoni della bontà di Dio. Benedici le nostre intenzioni e le persone per cui preghiamo. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre in onore della Madonna di Lourdes. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santissima Vergine Madre di Lourdes, prega per noi e per il mondo intero. Santa Bernadette, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che celebrate con gioia il secondo giorno della novena alla Madonna di Lourdes, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, su chi vi sta a cuore, sugli ammalati, i bambini e gli anziani e sul mondo intero, la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'angelo custode.
O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Magnificat anima mea Dominum, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat anima mea Dominum. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Magnificat anima mea Dominum, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat anima mea Dominum. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Magnificat anima mea
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato colmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea. Magnificat anima mea Dominum. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea Dominum. Signore Gesù, Verbo del Padre, luce che illumina il mondo, pace donata ai cuori, davanti a te ci raccogliamo, assetati del tuo amore che salva e rinnova. A te la lode, Signore.
sei la vita donata, tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro amore. Signore Gesù, pane spezzato per noi, fonte di misericordia che non viene meno. Nel tuo amore impariamo a vivere da fratelli, a donare senza misura, a costruire la pace. A te la lode, Signore, a te la gloria e l'onore. Tu sei la vita donata, tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro amore. Signore Gesù, resta con noi nel cammino, quando il cuore si stanca e la fede vacilla. Rendici testimoni del tuo amore, perché il mondo creda alla luce della tua misericordia. A te la lode, Signore, a te la gloria e l'onore. Tu sei la vita donata, tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro amore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Oggi è 3 febbraio 2026, la Chiesa celebra la festa di San Biagio, vescovo e martire. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, viene a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferta per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?»
Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo, e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne e gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano, ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quanti erano con lui, ed entrò dove era la bambina, prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la festa di San Biagio, vescovo e martire. San Biagio è stato testimone di una fede vissuta fino al dono della vita, di un amore che non si è tirato indietro davanti alla prova. In questa memoria che festeggiamo oggi, tutti noi siamo invitati a lasciarci interpellare dalla parola di Dio, proprio come si è fatto interpellare San Biagio nel suo tempo, perché la parola di Dio di oggi ci mette davanti a storie forti, storie cariche di dolore, di speranza, di morte, di vita. E questa parola di oggi ci richiama tutti all'amore, quello vero, quello che sa soffrire, quello che sa attendere, quello che sa rialzarsi, quell'amore che non si arrende neppure quando tutto sembra perduto. E quell'amore è l'amore che viene dal paradiso, l'amore che ci offre il Padre. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dal secondo libro di Samuele, ci viene presentata una delle pagine più drammatiche della storia di Davide. Assalonne, figlio di Davide, muore in modo violento e Davide, pur essendo re, appare soprattutto come un padre ferito. Qui vediamo che il suo grido è straziante, il dolore di Davide è inconsolabile. Non piange un nemico, piange un figlio. E in questo racconto che ci offre oggi la prima lettura, vediamo un amore segnato da errori, da incomprensioni, da molte scelte sbagliate, ma sono tutte reali, profonde, perché qui Davide ci mostra che l'amore non è mai indolore. Amare significa anche esporsi alla ferita, accettare la possibilità della sofferenza, perché ricordatelo sempre, chi ama davvero non resta mai indifferente. Carissimi fratelli e sorelle, questa prima lettura di oggi, se ascoltata con attenzione, ci parla delle nostre relazioni, delle nostre famiglie, dei nostri affetti. Quante volte anche in noi l'amore viene ferito, quante volte portiamo nel cuore dolori non risolti, rapporti spezzati, parole non dette, eppure l'amore, anche quando è ferito, resta l'unica strada che dà senso alla nostra vita.
Vedete, in questa prima lettura vediamo Davide che non si chiude nel rancore, non gioisce della vittoria militare, ma piange di dolore, e questo suo pianto ci dice che il cuore dell'uomo, quando ama, resta umano anche nel fallimento. Nel Vangelo secondo Marco, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo l'amore che assume un volto ancora più luminoso, il volto di Gesù. In questa lettura di oggi vediamo Gesù circondato dalla folla, eppure si lascia fermare dal grido di un padre, Gairo, un padre che chiede aiuto per la sua figlia morente. Questo, fratelli e sorelle, che ci mette davanti il Vangelo di oggi è l'amore di un padre che non si arrende, che spera fino all'ultimo, un padre che si fida di Gesù anche quando tutto sembra finito. Carissimi fratelli e sorelle, in questa lettura del Vangelo di oggi vediamo Gesù che durante il cammino si ferma ancora, ascolta, accoglie, guarisce, perché l'amore di Dio non ha fretta, ma attenzione verso gli altri, perché ricordatelo sempre, l'amore di Dio non corre via, ma si fa vicino a noi. In questa lettura vediamo che quando giunge la notizia della morte della fanciulla, tutto sembra concluso. Infatti, come abbiamo letto, alcuni dicono a Gairo non disturbare più il maestro, ma Gesù qui pronuncia parole davvero importanti. Non temere, soltanto abbi fede. E qui è l'amore che parla alla paura, è la speranza che si oppone alla rassegnazione. Quando Gesù arriva alla casa di Gairo, entra nella casa del dolore, prende la mano della fanciulla e dice queste parole, Talita cum, che significa, come abbiamo letto, fanciulla, io ti dico alzati, e qui la vita ritorna a fiorire. Carissimi fratelli e sorelle, questo gesto di Gesù che abbiamo visto nel Vangelo è un richiamo potente a quell'amore che rialza la nostra vita, quell'amore che ci prende per mano, che ci chiama per nome, che restituisce dignità e futuro all'essere umano. Ed è lo stesso amore che San Biagio ha vissuto nel suo ministero e nel suo martirio, prendendosi cura sempre del suo popolo, restando fedele a Cristo fino alla fine. E questo è l'amore di Dio che si dona totalmente all'umanità, quell'umanità che tante volte non merita. Vedete, oggi tutti noi siamo chiamati a mettere in pratica un amore che non giudica, un amore che non si chiude, un amore che non si rassegna davanti alla morte. Nel mondo ci sono tanti fanciulli che attendono la parola di vita, e non sono fanciulli nel senso di giovani, certo anche quelli, ma sono quei cuori scoraggiati, quelle persone ferite, quei giovani senza speranza, gli anziani soli, i malati provati. Ed è proprio a loro che Gesù continua a dire alzati, e a noi invece ci sta chiedendo di essere strumenti di quell'amore che rialza. Allora oggi, in questa festa di San Biagio, chiediamo al Signore un cuore capace di amare proprio così, un cuore che non fugge davanti al dolore come fa Davide, ma che sappia piangere senza perdere la speranza. Tutti noi dobbiamo imparare a chiedere un cuore come quello di Gesù, un cuore che sa fermarsi, che sa ascoltare, che sa prendere per mano e sa rialzare i propri fratelli. Quindi affidiamo oggi a San Biagio le nostre famiglie, le nostre ferite, i nostri ammalati, i nostri giovani, i nostri anziani, le nostre paure,
tutto il mondo che ha perso la speranza, e chiediamo per tutti la grazia di un amore vero, quell'amore che sappia donarsi, quell'amore che sa custodire la vita. Lasciamoci richiamare tutti dall'amore di Dio, perché ricordatelo, solo l'amore salva, solo l'amore vince la morte, e dove passa l'amore di Cristo, la vita può ricominciare. In questo giorno della festa di San Biagio possa arrivare a tutti coloro che portano questo stupendo nome i miei auguri di buon onomastico, e possa San Biagio intercedere per tutti e per la Chiesa nel mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 3 febbraio 2026, festa di San Biagio, vescovo e martire. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno.
Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Signore Gesù, Verbo del Padre, luce che illumina il mondo, pace donata ai cuori, davanti a te ci raccogliamo, assetati del tuo amore che salva e rinnova. A te la lode, Signore, a te la gloria e l'onore. Tu sei la vita donata, tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro amore. Signore Gesù, volto umano di Dio, cammini accanto a noi nelle strade del mondo, conosci le nostre ferite, ascolti ogni preghiera, trasformi il pianto in speranza, la notte in nuova luce. A te la lode, Signore, a te la gloria e l'onore. Tu sei la vita donata, tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro amore. Signore Gesù, pane spezzato per noi, fonte di misericordia che non viene meno. Nel tuo amore impariamo a vivere da fratelli, a donare senza misura, a costruire
Gesù resta con noi nel cammino, quando il cuore si stanca e la fede vacilla. Rendici testimoni del tuo amore, perché il mondo creda alla luce della tua misericordia. A te la lode, Signore, a te la gloria e l'onore. Tu sei la vita donata, tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro amore. Pensiero di Padre Pio di oggi. La penitenza è il cammino che purifica il cuore, riconcilia con Dio e apre la via alla grazia divina. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.
Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Proseguiamo la preghiera di Gesù dicendo: Egli è mio Padre, la mia vita è sua, ora e dopo la morte, nella morte stessa. La mia opera, quanto ho compiuto, era obbedienza al Padre. Egli completerà ciò che per mezzo mio ha iniziato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Nel cuore di Gesù l'odio non è entrato. Non ha risposto con la medesima moneta. Nel suo cuore la violenza non provoca reazioni. Nel suo cuore i flagelli non riescono a far sorgere ribellione, né contro Dio né contro gli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero Re, non uno che domina, ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto un segno, è divenuto il segno della rivelazione delle vere intenzioni di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, aiutaci a vedere l'amore del tuo Figlio in tutte le prove che affrontiamo nella nostra vita, e dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli, affinché possiamo dare loro aiuto, ascolto e conforto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione del cuore. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fa tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello Spirito, Madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, di futuro, e indicaci la via per percorrerle insieme.
Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù.
dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. L'angelo del Signore portò l'annuncia a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria.
vino e latte. In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo: ascoltaci a gloria del tuo nome. Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore, per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio. Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome. Donaci,
similità del cuore, perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo. Manda su di noi il tuo Spirito, perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisie. Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo, fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli. Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci difenda da ogni male, ci doni la sua pace.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. All'inizio di questa celebrazione entriamo in noi, riconosciamoci peccatori e imploriamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi, i tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni a Salonne si imbatté nei servi di Davide. Assalonne cavalcava il mulo. Il mulo entrò sotto il groviglio di una grande quercia e la testa di Assalonne rimase impigliata nella quercia, e così egli restò sospeso fra cielo e terra, mentre il mulo che era sotto di lui passò oltre. Un uomo lo vide e venne a riferire a Joab: ho visto Assalonne appeso a una quercia. Allora Joab prese in mano 3 dardi e li ficcò nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto della quercia. Poi Joab disse all'Etiope: va e riferisci al re quello che hai visto. Davide stava seduto fra le 2 porte. La sentinella salì sul tetto della porta sopra le mura, alzò gli occhi, guardò ed ecco vide un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e l'annunciò al re. Il re disse: se solo ha in bocca una buona notizia. Il re gli disse: mettiti là da parte. Egli si mise da parte e aspettò. Ed ecco arrivare l'Etiope che disse: si rallegri per la notizia il re mio signore. Il Signore ti ha liberato oggi da quanti erano insorti contro di te. Il re disse all'Etiope: il giovane Assalonne come sta? L'Etiope rispose: diventino come quel giovane tutti i nemici del re, mio signore, e quanti insorgono contro di te per farti del male. Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse. Diceva andandosene: figlio mio Assalonne, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te. Assalonne, figlio mio. Fu riferito a Joab: ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne. La vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: il re è desolato a causa del figlio.
Parola di Dio. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodissimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te confida. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Cristo ha preso le nostre infermità, si è caricato delle nostre malattie. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salva. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E
non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Signore, abbi pietà. Per tutti i genitori che piangono e soffrono per la morte fisica o i problemi spirituali dei loro figli, preghiamo. Perché anche nei momenti di maggior dolore sappiamo conservare sentimenti di bontà verso gli uomini e di fiducia in Dio, preghiamo. Perché la malattia e la morte, anziché mettere in crisi la fede, la rendano più viva e più forte, così da completare nella nostra carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Preghiamo. Perché quanti operano nel campo della carità e dell'assistenza si accostino ai malati con il cuore, la rettitudine, il calore di Cristo, preghiamo. Per la beata passione di Cristo sia concessa ai nostri fratelli defunti quel perdono totale e quella gioia piena che hanno sempre desiderato. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre. E in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventi per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il
memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Norma. Ricordati di Lino, Luciano, Silvio, Annunciata, defunti della famiglia Feltrin. E nella tua grande misericordia, ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di darti la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Bacio e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Chi lo desidera dopo può avvicinarsi per ricevere la benedizione, come è di tradizione oggi, no? Nel nome del Signore andate in pace.